Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera D. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto. E vado ad avviare 16 catenelle. Nella riga 2 faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Concludo con 15 maglie basse. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 16 maglie basse e concludo con un aumento. Mi raccomando, contate tutti i punti, altrimenti è facile sbagliare. Vedete? Qui devo andare a fare l'aumento, ecco perché vi dico di contare tutti i punti. Diciamo che passerebbe facilmente inosservato questo punto. 1, entro nello stesso punto e 2. Nella riga 4 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento e concludo con 17 maglie basse. Nella quinta riga faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 18 maglie basse e termino con un aumento. Faccio l'aumento. Nella riga 6 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, 1 e 2 e termino con 19 maglie basse.
Nella riga 7 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 20 maglie basse e concludo con un aumento. Ora vado a fare l'ottava riga, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, in realtà il verso giusto è questo della D, entro nel secondo punto e vado a fare 7 maglie basse e una riduzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Questa è la riduzione. Nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione, quindi entro nel secondo punto, prendo il filo, entro nel terzo punto, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. E concludo con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella riga 10 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e concludo con una riduzione. Dalla riga 11 alla riga 23 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. Quindi ripeto questa sequenza, una catenella e 6 maglie basse per 13 righe. E ci vediamo alla fine delle righe. Ora vado a tornare indietro qui. Quindi nella riga 24 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 5 maglie basse e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e nell'ultimo punto un aumento. 1 e 2. Nella riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2 e concludo con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella riga 26 faccio una catenella, inizio con 7 maglie basse e concludo con un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faccio un aumento, 1, 2 e ora vado a fare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
faccio una catenella di sicurezza, taglio e stringo. Ora vado a fare questa parte qui, che parte da qui e va verso su. Quindi inizio facendo un cappietto, giro la D così, entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Ora vado a fare in totale 6 maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Ora dalla riga 9 alla riga 26, quindi per 18 righe, vado a ripetere una catenella, giro il lavoro e vado a fare 6 maglie basse. Terminata la 19ª riga, vado a collegarmi alle catenelle con una maglia bassissima, quindi entro nell'ultima catenella, e faccio una maglia bassissima, faccio una catenella di sicurezza e taglio. Ora mi resta da fare quest'ultima parte, quindi inizio da qui, quindi dalla parte dove ho la riduzione, entro, faccio un cappietto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro nel punto successivo, prendo il filo, entro nel terzo punto, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Così ho iniziato con una riduzione, vado a concludere la riga con 20 maglie basse. Nella riga 28 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 19 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 29 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione e concludo con 18 maglie basse. Nella riga 30 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 17 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 31 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione e concludo con 16 maglie basse.
Ultima riga, faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 15 maglie basse e concludo con una riduzione. Faccio una catenella di sicurezza, taglio. Non vi preoccupate delle codine perché andrò a nasconderle all'interno dell'imbottitura. Questa è la mia D. Io ne ho fatta già un'altra e ora le vado ad unire con dei marcatori. Solitamente li metto sugli angoli, così sono sicura di non sbagliare. Poi ricordatevi sempre di iniziare dal centro. Quindi prendo il filo, faccio un cappietto, vedete le codine le andate a mettere all'interno di modo che resteranno nell'imbottitura. Entro nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Proseguo così facendo tutto il giro interno di maglie basse. Terminato il giro interno, faccio una maglia bassissima nel primo punto, una catenella di sicurezza e taglio. Nascondo il filo all'interno del lavoro. E ora vado a fare la parte esterna. Quindi prendo il filo, faccio un cappietto. Entro nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Proseguo facendo tutto il giro di maglie basse. Arrivato all'angolo che piega verso l'esterno, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto per creare il giro. 1, 2, 3 e proseguo. Quando arrivo a questo angolo vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto per creare la curvatura. 1, 2 e vado avanti con una maglia bassa in ogni punto. Finito il giro vado a fare una maglia bassissima nel primo punto, una catenella di sicurezza, taglio,
e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!